quando hai visto queste cose, questa cosa che è successa, eri vivo? Hai sentito? Che come O trascinare. sono piccioni Come o... trascinare. Porca vacca. Porco Ma cane. qui è inquietante qua dentro. Sì. Più che la casa a confronto è zero. È successo qualche cosa qui? Sì. Allora. È morto Io penso- qualcuno qui? Domanda difficile, secca. È morto qualcuno? Se sì... Minchia. Ops. No, va bene, l'avrei detto Niente. anch'io, mi hai anticipato. Va bene. Ciao amici, benvenuti sul canale, benvenuti nel video del dopo ispezione. Scusate il raffreddore, ma ormai sono settimane che ce l'ho e non mi passa Mi più. passa più. Infatti. Allora, siamo qua a esaminare un'indagine particolarissima che non, come sempre diciamo, e l'ho detto anche forse nel video per la 1000ª volta, si parte con poche speranze, col sacco vuoto e si E ritorna poi il col famoso sacco pieno. Però questa volta il sacco pieno l'abbiamo diviso insieme a una segnalina e al figlio, quindi Erika e Carlo Alberto, che ringraziamo. Ciao e grazie davvero tanto Esatto, per l'esperienza fatta insieme. Per l'esperienza e poi per la gentilezza, la Ovviamente. cortesia. E salutiamo anche la mamma di Erika. Esatto, la salutiamo signora, la mamma. veramente una signora squisitissima. E anche i pappagallini. E anche i pappagallini, esatto. Che ci ha detto che si ipnotizzano davanti a Julio Iglesias. A Julio Iglesias. Quindi ragazzi, Sì. è una famiglia particolarissima. E ringraziamo quindi Erika e Carlo Alberto, che sono i due segnalini, madre e figlio. Tra l'altro tra poco apriranno un canale, quindi seguiteli. Adesso non sappiamo neanche come si chiameranno. Ci diranno. Magari si chiamano i segnalini. Un canale vabbè, che si caspita, chiama... sarebbe il No, colmo. sarebbe il colmo. No, comunque vi daremo informazioni in info In box merito. su quando uscirà il loro canale e insomma per potervi scrivere come fare e come non fare. Nel frattempo sono stati collaborativi, sono stati bravissimi e ci hanno accompagnato in questa cascina misteriosa. Come dicevamo all'ingresso del video, all'inizio del video scorso, non c'è chissà Sì, che... non c'è una storia No. legata a questa cascina. No, solo che Erika e il proprio figlio e altre persone che l'hanno accompagnata esattamente il giorno prima del nostro video hanno fatto un'ispezione pomeridiana e però Hanno rilevato qualcosa. sia Erika che i suoi amici hanno sentito che qualcosa nell'aria c'era e quindi ha chiamato rinforzi. Noi siamo andati invece il giorno dopo in notturna e effettivamente ha portato dei risultati particolari pur non avendo registrato nulla sul Il Tascam, come avete visto, è stato lasciato sulla sedia a rotelle perché abbiamo pensato che potesse essere un luogo idoneo e particolare, esatto, ma non ha riscontrato nulla di specifico. No. Soliti rumori del caso, perché poi noi siamo saliti al piano di sopra. Molti rumori eravamo noi. Esatto, ma niente di specifico, per cui non ho foglietti in mano. No, però abbiamo sentito e visto alcune cose particolari. Allora io partirei dalla cosa che dà il titolo al video, quindi la cascina delle stringhe. Perché stringhe l'avete visto? Non scopriamo l'acqua calda. Però il giorno prima Erika era un continuo, lei e i suoi amici, slacciarsi le stringhe. Il giorno dopo mi si sono slacciate a me 3 volte, per slacciare le mie ci vuole... Fa il triplo, il quadruplo, il quintuplo nodo. Perché ci vuole un marinaio praticamente. Lo confermo. E a te si sono slacciate una volta o forse... non è al figlio. Al figlio, esatto. A Carlo Alberto. Carlo Alberto gli si sono slacciate e se non sbaglio anche a Erika, ma non so se l'ho ripresa. Comunque insomma le stringhe sono state le protagoniste della serata, della notturna, ma non solo con noi, ripetiamo anche il giorno prima. Anche il giorno prima. Quindi siccome non sapevamo come intitolare il video l'abbiamo intitolato abbiamo preso la palla al balzo, la stringa al balzo. La stringa al balzo. E quindi ecco, a parte queste stringhe particolari che si slacciavano a random, e poi altro, a parte insomma qualche rumoretto, il buffo di vento che non si è neanche sentito bene, e poi quella
quel brandello di tenda che era tutto sfilacciato, no? E che si muoveva leggermente pur non essendoci aria al di fuori. Poi l'aria ha cominciato a muoversi di più, ma l'aria c'era, ma in quel particolare momento mi aveva attirato e sono andata proprio a vedere fuori dalla finestra se c'era vento fuori, perché proprio questo brandello continuava a muoversi. Sì. Magari era una leggera corrente d'aria che si era creato, ovviamente, però faceva strano, anche perché poi l'aria ha cominciato ad arrivare e si muoveva. Vabbè, certo. Per quello sì. E poi gli strumenti avete visto, ragazzi, sì. Nella casa quasi zero, per non dire zero, mentre e poi siamo andati nel capanno è stato particolarissimo, perché a domande e risposte, sì, innanzitutto, sì. Tra l'altro a domande particolari, ben specifiche e particolari, esatto. Anche a volte gravose, se sì. si può usare. Andavamo di intuito, termine, cercavamo sì. di intuire cosa poteva essere successo. Vi ricordiamo sì. che quella cascina non ha una storia particolare, se non di lavoro, ovviamente, sì. di gente che ha abitato lì e che ha lavorato la terra, ma non ha una storia specifica, una leggenda o un crimine avvenuto. Si girava attorno, si cercava di capire e caspita, sembrava che gli strumenti dessero proprio risposta alle domande fatte. Tutto è cominciato, se vi ricorderete il video di lunedì, con il primo brillio all'interno delle stalle. È durato una frazione di sì. secondo, però è successo. Quindi mi viene da pensare che quel poco o tanto che succedeva al di fuori della villa, della cascina. Quindi sì. anche quello è una cosa da marcare in rosso, perché è particolare. E comunque, tornando al capanno, abbiamo dato l'RF a Carlo Alberto, sì. ha suonato all'impazzata, il K2 spesso andava in sincrono, per cui insomma il K2 che aveva sì, in mano che aveva Erika e che avevamo anche noi, sì. Quindi è stata un'esplorazione è stato più che interessante. Cavoli, sì, anche perché nel momento in cui ci si stava dirigendo al capanno noi eravamo dietro, sì. Erika e suo figlio erano già quasi davanti al capanno e già brillavano gli strumenti a loro che erano là dentro. Ovviamente avevamo tutti il telefono spento in modalità aerea, per cui ecco, l'altra cosa da sottolineare, che forse l'abbiamo detta, non ricordo, è che non c'è nessun tipo di traliccio, esatto, era proprio nel bel mezzo del nulla, se vi ricorderete la fatidica Villa Giulia, proprio tipico, un posto simile, sì, insomma, sì, in mezzo a proprio niente. Nella campagna, esatto. Disperso proprio i centri abitati, non so se devi averli ripresi a un certo punto, ma erano molto sì, lontani. Lì la strada finiva, era sì. l'ultima cascina di una strada di campagna, proprio l'ultima, proprio non c'era più nulla, non c'era proprio più nulla. Le risaie e tutto sì, quello che c'erano trovi. I campi, e questa enorme cascina, peccato per il corpo principale della casa, che non si è potuta vedere perché proprio mancavano i piani, sì. era circondata. C'erano le stalle, i rustici, i capanni, direi più che sufficiente lo stesso, i risultati ci sono stati. Le risposte ci sono state. Io sono propenso, se mai un giorno dovessimo ripassare da Erika, o anche se dovessimo ripassarci noi per caso, a rifarci un giro lì, ma giusto per avere una conferma, perché ci sembra strano che nella villa non ci sia un fico secco e invece nel capanno, che sono quattro mattoni uno sopra l'altro, ma anche perché era vuoto. Noi siamo sostenitori dei cosiddetti falsi oggetti, oggetti bugiardi li chiamo. Lui mi piace questa espressione, è vero. Perché molto spesso quando si va a vedere una casa, a visitare una casa per un'indagine, si trovano miliardi di oggetti e si pensa che siano tutti appartenuti ai proprietari e abbiano vissuto e abbiano assorbito le energie di chi ha vissuto lì. No, perché molto probabilmente la gran parte di quegli oggetti sono stati o portati da persone che magari hanno sfruttato quei luoghi per dormirci senza tetto, sì. gente balorda che magari è entrata a fare quello che voleva fare, e quindi tante volte si dà affidamento ad oggetti che non hanno una storia legata alla casa. Oltretutto i calendari, i calendari possono darci ragione sul tempo, ma non sempre, e
In quel caso lì dentro non c'era nulla, nel capanno intendo, perché nel capanno non c'erano attrezzi, si suppone avesse contenuto attrezzi agricoli, perché per forza, ma in quel caso specifico non c'era nulla, solo sensazioni in questo caso, solo sensazioni, nient'altro più che quelle. Va bene, quindi quello che dovevamo dire l'abbiamo detto. Comunque interessantissimo posto, e ringraziamo Erika e Carlo Alberto, i nostri segnalini, che hanno voluto condividere un'esperienza paranormale, ma che non la era. Esatto, e quindi li ringraziamo tanto, e magari un giorno li rivedrete su questi schermi, o soprattutto sui loro schermi. Esatto. State con noi, iscrivetevi al canale, condividete il video e fateci pubblicità. Ciao.